Coin Control. Buongiorno ragazzi, oggi parleremo di un argomento che tutto sommato è semplice da comprendere e spero che però lo sia anche da spiegare, ma è fondamentale secondo me conoscere. Quando apriamo un wallet ormai siamo abituati a vedere solo il saldo. Ma che cos'è il saldo? Ve lo ricordate? Il saldo è l'insieme di tutti gli UTXO non ancora spesi. Quando riceverete una transazione avrete un nuovo UTXO da dover gestire. Più transazioni ricevete, più UTXO avete. Anche quando siete voi a inviare una transazione, se avrete del resto, questo diventerà un nuovo UTXO. Insomma, più utilizzerete il protocollo e più la lista dei vostri UTXO si allunga. Prima di approfondire questo concetto, facciamo però una piccola distinzione fra indirizzi e UTXO. Capita che vengano utilizzati come sinonimi, anche io qualche volta l'ho fatto, ma in realtà non lo sono affatto sinonimi. In ogni caso, alla fine del video capirete perché vengono utilizzati come tali. Dobbiamo comprendere che l'indirizzo fondamentalmente è una stringa che identifica il destinatario di una transazione. Ma ciò che conta è quello che contiene questo indirizzo, ovvero gli UTXO. Gli UTXO invece contengono uno script con le condizioni di spesa che devono essere soddisfatte per poter movimentare l'UTXO stesso, appunto. Sembra complicato, ma vedrete che se riuscirete ad entrare nel meccanismo vi risulterà poi semplice. Proviamo a vederlo con un esempio, sperando che sia di aiuto. Allora, immaginate di avere una borsa trasparente dove si può vedere tutto al suo interno. Questa borsa è chiusa da un lucchetto. Al suo interno ci sono infiniti portafogli, ognuno chiuso anche lui da un lucchetto e anche lui trasparente. All'interno di 10 portafogli ci sono delle banconote. Tutto chiaro fin qui? Abbiamo una borsa trasparente con all'interno dei portafogli trasparenti e alcuni di loro contengono dei contanti. Molto semplice. Questa borsa tutti la possono vedere e tutti possono vedere al suo interno, ma nessuno sa di chi è e nessuno può aprirla perché non ha le chiavi dei lucchetti. Quando io vorrò spendere, dovrò aprire la borsa, scegliere un portafoglio e scegliere la banconota da utilizzare. Ipotizziamo di dover spendere 5 euro e noi sappiamo che all'interno della borsa abbiamo un portafoglio che contiene una banconota da 5 euro. Quindi noi apriremo la borsa, prenderemo i 5 euro dal portafoglio e li daremo al destinatario. A questo punto possiamo decidere o di tenere il portafoglio o di buttarlo via e non utilizzarlo più. Nella borsa però abbiamo anche un altro portafoglio con una banconota da 10 euro, quindi noi potremmo decidere di pagare con quella e farci dare il resto. Così facendo, quando riceveremo il resto, potremo decidere di metterlo nello stesso portafoglio di prima, oppure di buttare via il portafoglio e utilizzarne un altro che non è ancora stato usato. Tanto ne abbiamo a disposizione infiniti. Ora, proviamo a traslare il nostro esempio su Bitcoin e partiamo dalle banconote. Gli UTXO corrispondono proprio alle banconote. Come le banconote devono essere spesi per intero e sono sostanzialmente degli output che derivano appunto da degli input. Quando voi effettuate una transazione possono accadere due cose. O inviate l'ammontare e lo spendete per intero, quindi ipotizziamo che se avete un UTXO di un Bitcoin e lo trasferite tutto, avrete un input che è il vostro UTXO e un output che sarà un nuovo UTXO con le nuove condizioni di spesa, mentre il vostro input verrà distrutto. Oppure inviate l'ammontare ma non lo volete spendere tutto, ma solo in parte, quindi avrete un input e due output, uno che andrà al destinatario e l'altro, chiamato change, sarà il vostro resto, che, come per le banconote, potrà finire o sullo stesso indirizzo oppure su un altro indirizzo sempre appartenente a voi. Anche in questo caso il vostro input verrà distrutto. Ragioniamo un secondo su quello che ho appena detto. Ho parlato di condizioni di spesa e di distruzione di UTXO. L'UTXO è un output non ancora speso e le condizioni per poterlo spendere sono scritte proprio in uno script all'interno dell'UTXO. Ora non entriamo troppo nel dettaglio dello script perché sennò non ne usciamo più. Vi basti sapere però che le condizioni di spesa si trovano proprio all'interno dell'UTXO insieme all'ammontare dell'UTXO stesso. Abbiamo detto che l'UTXO è come una banconota e quindi deve essere speso per intero. Quindi, sia nel caso inviassimo l'intero ammontare, sia nel caso ricevessimo del resto, accadrà che l'input che noi utilizziamo verrà distrutto e gli output diventeranno nuovi UTXO. Quando invece sentite parlare di UTXO set, si intende l'intero ammontare di UTXO esistenti.
Se prendiamo tutti gli UTXO presenti nella time chain e li sommiamo, avremo l'esatto ammontare di Bitcoin attualmente in circolazione. Se guardiamo il nostro esempio, possiamo associare quindi l'indirizzo al portafoglio, ovvero alla destinazione degli UTXO, mentre la borsa la possiamo associare al nostro wallet, anche se nella realtà un esterno non può vedere l'intero wallet, a meno che non conosca la vostra master public key, ma di questo ne parliamo dopo. Ora proviamo ad immaginare di avere diverse banconote in un portafoglio solo e di iniziare a pagare da quel portafoglio, di ricevere del resto su quel portafoglio e di farci pagare sempre allo stesso portafoglio. Può succedere di avere quindi diverse banconote tutte concentrate in un unico posto. Come abbiamo detto, la borsa e il portafoglio sono trasparenti, quindi tutti possono vedere che all'interno ci sono tanti soldi, ma non sanno di chi sono. Cosa succede però se pago qualcuno di persona in un negozio o se ricevo dei soldi da qualcuno che per forza di cose deve sapere chi sono? Ecco che lui potrà associare quel portafoglio a me e quindi, potendo vedere al suo interno, saprà che tutti quei soldi sono miei. E questo capite bene che è un grosso problema di privacy. Se vogliamo possiamo fare un paragone azzardato anche con l'IBAN del conto corrente. È come se voi utilizzaste il vostro IBAN, ma chiunque lo vede può sapere quanti soldi avete sul conto. Sarebbe un po' spiacevole, no? Con i Bitcoin funziona proprio così. Essendo che l'indirizzo è pubblico, una volta che voi lo utilizzate, il mittente o il destinatario, se siete voi ad inviare, potrà vedere quanti UTXO sono associati a quell'indirizzo. Questo aspetto comincia ad assumere rilevanza quando voi ci collegate non solo la vostra faccia, ma anche tutti i vostri documenti. Provate a pensare agli exchange. Voi per utilizzarli dovete fornire tutta una serie di documenti di carattere personale e finanziario. Da questo momento, in tutte queste società sanno tutto di voi e possono collegare tutti questi documenti anche ai vostri indirizzi Bitcoin. Quando voi preleverete, il vostro UTXO sarà etichettato e sarà molto difficile toglierci questa etichetta. E se quell'UTXO finisce su un indirizzo che contiene altri UTXO, allora voi andrete a collegare anche tutti gli altri UTXO alla vostra persona, fondamentalmente. E questo è solo uno dei tanti modi per etichettare i vostri UTXO, ma già solo questo dovrebbe farvi comprendere l'importanza di gestire bene gli UTXO e gli indirizzi. Un altro modo per perdere privacy, e questo se vogliamo è ancora peggio, è quello di fornire la master public key. Ne abbiamo già parlato in un video precedente, comunque vi ricordo che è quella chiave dalla quale vengono generate tutte le altre chiavi pubbliche con annessi indirizzi. Succede che con alcuni servizi è possibile fornire questa chiave per poter ricevere i Bitcoin che si acquistano su indirizzi sempre diversi. E sebbene questa sia un'ottima pratica, bisogna essere consci del fatto però che noi stiamo fornendo ad un'azienda non un singolo indirizzo, ma l'intero set di indirizzi che possiamo gestire con le nostre chiavi private. Chiariamoci, non abbiamo problemi di sicurezza, ma a livello di privacy questa pratica scopre praticamente tutte le vostre carte. E questo accade anche quando volete usare un wallet come watch only, a meno che non siate collegati ad un vostro nodo. Allora in quel caso diciamo che state facendo tutto in casa. Come possiamo fare quindi per mantenere un po' di privacy? Beh, innanzitutto possiamo smetterla di inviare i nostri documenti a destra e a manca, ma oltre a questo possiamo applicare il coin control. Fare coin control significa gestire bene i propri UTXO. Non tutti i wallet permettono di farlo, ma sarebbe utile dotarsi di un wallet che ci dà questa possibilità. Electrum, per esempio, offre questa funzione. Anche Blue Wallet la offre, ma in maniera un pochettino limitata. Noi però possiamo già fare qualcosa indipendentemente dal wallet che utilizziamo, ovvero non riutilizzare mai gli indirizzi. Ogni volta che facciamo una transazione, quell'indirizzo lo dimentichiamo, non lo utilizziamo più. Se abbiamo del resto, questo finirà in automatico su un altro indirizzo, grazie ai wallet che fanno questo lavoro al posto nostro. In questo modo noi siamo sicuri di avere gli UTXO tutti compartimentati. Ad un indirizzo corrisponde un UTXO. Chiunque conosca quell'indirizzo potrà conoscere solo l'entità del singolo UTXO che vi è associato e nulla di più. Ed è per questo che capita di utilizzare i termini UTXO e indirizzo come sinonimi, perché appunto ad ogni indirizzo è associato un unico UTXO. Questa pratica può tornarci utile anche per quanto riguarda le fees, perché avendo un solo UTXO la transazione sarà meno pesante e di conseguenza meno costosa. Poi è chiaro che se avete tutti gli UTXO da 5 euro di controvalore il discorso cambia. E questo può riguardare per esempio tutte le transazioni di resto, no? Che possono essere molto piccole.
Ma in questo caso si può pensare di consolidare gli UTXO, ovvero di prendere tutti quegli spiccioli, inserirli come input e destinarli ad un altro nostro indirizzo. In questo modo creeremo un UTXO più cicciotto e ci saremo liberati degli spiccioli. Un'altra cosa che possiamo fare è etichettare i nostri UTXO. Per esempio su Electrum avete la possibilità di scrivere delle note a fianco di una transazione, no? Voi, per esempio, potreste segnarvi quali UTXO arrivano da un exchange e quali no, in modo da non mischiarli. Oppure potete scriverci esattamente da dove arrivano. Insomma, potete scriverci quello che preferite. Ma così facendo avrete molte meno probabilità di perdere ulteriore privacy. Un'altra cosa che si può fare è scegliere con cura gli UTXO quando si effettua una transazione, in modo tale da poter essere voi a decidere quale UTXO spendere ed in modo tale da non mischiarli di nuovo. Facendo così potete anche gestire meglio i resti, già in fase di creazione della transazione. Potete scegliere se utilizzare un UTXO grande o due UTXO piccoli. Insomma, avete il pieno controllo dei vostri UTXO. È fondamentale quindi apprendere questi concetti perché a mio avviso vi renderanno un pochino più consapevoli e accorti nella gestione dei propri Bitcoin. Poi di soluzioni anche qui ce ne sono diverse, ma se avete compreso il meccanismo, allora poi potrete muovervi come meglio credete e utilizzare gli strumenti che più fanno al vostro caso. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Abbiamo fatto un video bello denso, però ci sta, spero che abbiate capito il concetto, siete riusciti a entrare nel meccanismo e vedrete che vi tornerà molto utile. In descrizione trovate tutti i link ai social dove potete trovarmi. Trovate anche il link al glossario Bitcoin, uno strumento molto utile che raggruppa tutti i termini più utilizzati nell'ambito Bitcoin con la relativa spiegazione. Se il video vi è piaciuto ragazzi lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!